Ciao ragazzi, la scorsa settimana vi abbiamo presentato il nuovo ammortizzatore a molla di Marzocchi, Bomber CR. Si tratta di un ammortizzatore dal prezzo molto concorrenziale di 399 euro, molla compresa. È un ammortizzatore piuttosto semplice perché troviamo solamente una regolazione, cioè quella della compressione alle basse velocità, oltre al classico ritorno. Oggi lo vorrei paragonare al Fox DHX2 che è il top di gamma di casa Fox. Ricordo che Fox ha comprato Marzocchi qualche anno fa, quindi possiamo tranquillamente dire che si tratta quasi dello stesso brand, ma semplicemente con nomi diversi e con prodotti diversi, perché Marzocchi è diventato un po' l'entry level di casa Fox. I dati interessanti sono appunto, oltre al prezzo, anche il peso, perché questo Bomber CR pesa esattamente, come lo vedete qua, pesa esattamente 857 grammi, paragonati ai 690 del DHX2 che vedete montato qua sulla Mondraker Foxy 29. Se la differenza di peso è abbastanza ridotta, sono solo 150 grammi, la differenza di prezzo fra il Bomber CR e il Fox DHX2 è notevole, perché questo costa 399 euro, mentre il DHX2 costa ben 849 euro, con la leva per la chiusura rapida della compressione che viene comoda in salita. Senza la leva, quell'ammortizzatore costa comunque 799 euro, praticamente il doppio di questo. Questo video, questo test vuole un attimino far vedere se questa differenza è giustificata, se vale la pena comprare un ammortizzatore da 800 euro o scegliere quello da 400 come questo Marzocchi. Il test si è svolto percorrendo lo stesso sentiero in discesa con la stessa bici usando i due diversi ammortizzatori. Percorso una volta il trail, sono tornato in sede, ho cambiato l'ammortizzatore, sono tornato su e ho ripercorso il sentiero. Quindi diciamo che nel giro di un'ora ho rifatto lo stesso sentiero, quindi con impressioni molto fresche. Una delle differenze che si notano subito è la molla. La molla del Marzocchi è una molla in acciaio dal peso rilevato di 414 grammi. La molla del DHX2 invece è una molla in titanio dal peso rilevato di 257 grammi. Inoltre, dicevamo delle regolazioni, il Marzocchi ha due regolazioni molto semplici, mentre il DHX2 ha le regolazioni della compressione alle alte e alle basse velocità, oltre che del ritorno alle alte e alle basse, tutte settabili tramite brugole. Inoltre il DHX2 in prova ha la levetta per chiudere le compressioni on the fly, quindi quando si pedala, senza dover per forza smanettare sui registri delle alte e delle basse compressioni. Per la nostra prova sul campo cominciamo a parlare della salita. In questo caso il DHX2 si adatta meglio alle trail bike o a bici che si pedalano molto in salita grazie appunto alla levetta di chiusura rapida della compressione, cosa che il Marzocchi non ha. Quindi a dipendenza della cinematica della vostra bici vi troverete con un caro posteriore più o meno oscillante col Marzocchi, perché appunto non potrete chiudere l'idraulica velocemente. In salita inoltre vale la pena notare la differenza di peso, anche se non è così elevata. Ma veniamo alla discesa, il vero campo in cui gli ammortizzatori a molla diventano interessanti, perché sono più sensibili, sono più costanti nelle loro prestazioni rispetto a un'area che risente comunque della temperatura esterna, soprattutto in inverno in questo periodo. Posso dirvi che il Marzocchi si comporta molto bene, quindi è sensibile da un sacco di trazione come tutti gli ammortizzatori a molla. Quello di cui ho sentito la mancanza sul Marzocchi sono state le regolazioni presenti proprio sul DHX2 che permettono di personalizzare l'ammortizzatore a seconda del tipo di riding e del tipo di tracciato di sentiero che si percorre. Vi faccio un esempio. Se uno usa la bici in bike park viene comoda la regolazione alle alte velocità per evitare di fare troppi fine corsa, quindi la frenatura si sente più decisa. Sul Marzocchi questo non è possibile perché abbiamo solo le basse velocità. La stessa cosa si può dire del ritorno alle alte e alle basse. Avendo un ritorno alle alte si può controllare come la bici reagisce sui salti, per esempio sui grandi impatti. Il Marzocchi è più semplice, è più facile quindi da usare anche per chi non è un esperto di sospensioni o per chi non usa la bici molto spesso. Quindi me la sentirei di consigliarlo a tutti quelli
che vogliono un ammortizzatore semplice da mettere sulla propria bici ed è un po' da dimenticare. Inoltre viene molto comodo, secondo me, se uno ha un ammortizzatore ad aria sulla propria bici e vuole ogni tanto montare un ammortizzatore a molla per degli usi più gravosi, come può essere appunto il bike park. Visto che costa solo 400 euro, è un'opzione da tenere in mente perché non va a gravare troppo sul portafogli. Inoltre, il funzionamento in discesa è molto simile a quello degli HX2, nel senso che appunto vi ho detto che è sensibile, che dà molta trazione e soprattutto dà quella sensazione di bici che si mangia via ogni cosa, proprio quello che ci si aspetta da un ammortizzatore a molla. Quello a cui dovete fare attenzione è che, essendo un ammortizzatore a molla, è più lineare di uno ad aria, quindi se la cinematica della vostra bici è troppo lineare vi troverete a fare molti fine corsa con l'ammo a molla piuttosto che con quello d'aria. C'è da dire che questi ammortizzatori hanno un bel bumper, quindi questo pezzo in gomma che trovate alla fine del travel, quindi anche se fate fine corsa non sentirete dei rumori proprio forti anche sul vostro telaio, però ovviamente non può fare miracoli. Se il fine corsa è violento, la forza verrà trasmessa anche al vostro telaio. Un dettaglio che vale la pena citare è che tutti i controlli degli HX2 sono molto vicini l'uno all'altro, quindi presso il piggyback. Invece sul Marzocchi Bomber CR abbiamo il ritorno da una parte e la regolazione delle basse velocità, della compressione alle basse velocità dall'altra. Questo vuol dire che su alcuni telai, come per esempio questo della Foxy 29, uno dei due pomelli si trova in una posizione irraggiungibile, in questo caso era il ritorno, che non sono più riuscito a raggiungere una volta che ho montato l'ammortizzatore sulla bici. È un po' il rovescio della medaglia di un ammortizzatore economico, dove quindi si è provato a risparmiare anche a livello di materiale e di engineering. Si può quindi dire che il Fox di HX2 è un ammortizzatore più sofisticato, con più regolazioni e quindi più adatto ai rider che sanno cosa vogliono, che sanno anche come mettere le mani alle regolazioni di un carro posteriore di un ammortizzatore. Da qui anche il suo prezzo più elevato. Invece il Bomber CR è un ammo, se si può dire, un po' più ignorante, di quelli che si mettono sulla bici e di cui ce ne se ne dimentica. Funziona però egregiamente perché offre trazione infinita e quel senso veramente di una bici che si mangia via tutto. Quindi se avete un carro posteriore non troppo lineare e un ammortizzatore ad aria, sicuramente il Bomber CR può essere un'opzione per provare la molla senza svenarsi. Io posso dire che se mettete un ammortizzatore a molla sulla bici, una bici con ammo d'aria, noterete subito le differenze e sicuramente troverete anche il modo per utilizzarlo divertendovi un mondo, per esempio su discese lunghe, scassate e alpine. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo.